Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale YouTube. Anche se questa volta siamo qui per un progetto totalmente diverso e che nasce da una situazione molto particolare, molto delicata che l'Italia sta attraversando in questo periodo con la diffusione del cosiddetto coronavirus. Tutto ciò sta ovviamente portando dei disagi a tante categorie di lavoratori, tra cui anche la mia. Noi insegnanti in questo periodo siamo costretti a trovare delle metodologie, delle strategie per poter fare didattica a distanza, senza il contatto diretto, quotidiano con i nostri alunni in classe, con i nostri ragazzi. Quindi nei giorni scorsi ho preparato alcuni piccoli video sulla biografia e sulle opere di alcuni compositori particolarmente importanti. Da lì però si è accesa una lampadina, quindi ho pensato, perché non estendere il progetto, perché non ampliarlo, facendo quindi dei video più approfonditi, più dettagliati sulla vita e le opere di grandi compositori della musica classica. E magari non passarli solamente agli allievi, non utilizzarli solamente come materiale didattico in classe, ma condividerli anche con la community virtuale, con YouTube appunto. Il primo video di questa nuova serie sarà dunque dedicato a un compositore leggendario, probabilmente il più iconico, il più rappresentativo e anche più famoso, perché no, della storia della musica classica, cioè Ludwig van Beethoven. Inizio subito col dirvi che la vita di Beethoven è stata veramente complessa, veramente particolare, ma soprattutto veramente affascinante. Lui è stato un artista rivoluzionario, una sorta di Prometeo della musica, un profeta del rinnovamento musicale. È stato anche il musicista più importante di tutto il XIX secolo, forse anche perché è figlio di un'epoca di profondi cambiamenti, di profonde trasformazioni sia sociali che politiche. Infatti nel giro di pochi anni, dal 1789 al 1815, abbiamo avuto la Rivoluzione francese, l'impero napoleonico, dopodiché il Congresso di Vienna, e Beethoven ha accompagnato e vissuto un po' tutte queste fasi storiche importantissime ovviamente. Per Beethoven forse c'è stato anche il primo tentativo di collegare la biografia alle opere, quindi di dare una individualità alle composizioni musicali, trovare l'individuo dietro le opere musicali. Tutto ciò ha portato a tratteggiare un'immagine, a creare una ricostruzione biografica di Beethoven che lo ha descritto come una figura eroica, fino a renderlo veramente un mito e un personaggio estremamente iconico. Il musicista sordo, colpito da 1000 avversità, da 1000 sciagure, l'uomo in lotta con il destino, con l'ineluttabile destino e in lotta con il mondo intero, mondo da cui però tendeva ad isolarsi, quindi ad allontanarsi dal resto dell'umanità. Insomma, Beethoven è stata una figura veramente molto complessa, ma allo stesso tempo veramente ricca di fascino. Beethoven ovviamente ha rappresentato un grandissimo punto di riferimento per tutti i musicisti venuti dopo di lui, molti dei quali l'hanno profondamente amato, ad esempio Richard Wagner. Celebri sono le sue parole: è impossibile parlare dell'essenza della musica di Beethoven senza cadere subito in un tono estatico. Oppure ancora: noi dobbiamo considerare Beethoven come la somma e il compendio di tutti i musicisti che penetrò fino all'intima essenza della musica. Ma come lui tanti altri, ad esempio Schumann, non date Beethoven troppo presto in mano ai giovani, questo proprio per sottolineare la complessità e la profondità della musica di Beethoven. Ludwig van Beethoven nacque a Bonn, una città della Germania, nel 1770, quindi la sua figura si è situata a cavallo tra il 1700 e il 1800. Sappiamo tutti che nella storia dare delle delimitazioni temporali troppo rigide, troppo nette, è sempre qualcosa di opinabile, in quanto la storia non ha quasi mai delle interruzioni così brusche, ma
presenta sempre uno sviluppo molto più continuo e dilazionato nel tempo, soprattutto se parliamo di espressioni artistiche come la musica. La musica non ha delle cesure così nette da un periodo all'altro, ma un'evoluzione graduale nel corso del tempo. Tuttavia, per comodità, per chiarezza espositiva e per ordine mentale, possiamo dire, non senza una certa approssimazione inevitabile, che Beethoven rappresenta l'ultimo grande compositore del classicismo, e infatti rientra nella famosissima triade della scuola viennese, composta appunto da Haydn, Mozart e Beethoven, ma anche il primo compositore del periodo storico e dello stile musicale successivi, cioè il romanticismo, che lui in effetti per certi versi anticipa con le sue opere. La musica di Beethoven ha in sé elementi classici ed elementi romantici, elementi del passato ed elementi del futuro, l'adesione alle forme compositive della tradizione, ma allo stesso tempo anche la tendenza alla loro distruzione con l'inserimento di elementi formali, armonici, melodici e ritmici totalmente innovativi. Beethoven nacque all'interno di una famiglia di musicisti. Il nonno si chiamava Ludwig esattamente come lui ed era maestro di cappella, una posizione che a quei tempi godeva di un certo prestigio, di un certo rispetto. Quindi parliamo di un musicista abbastanza importante per l'epoca. Il padre invece si chiamava Johann e non era un musicista particolarmente meritevole. Tuttavia ebbe l'abilità di accorgersi ben presto delle innate doti del figlio. Johann però aveva un carattere particolare, era un uomo veramente problematico, costringeva il figlio a studiare il piano tante ore al giorno, spesso con dei metodi estremamente severi o addirittura violenti. Quando il piccolo Ludwig non suonava bene o commetteva degli errori particolarmente gravi, lo rinchiudeva in fondaco, o almeno così ci dicono le fonti storiche che ci sono arrivate, anche se poi il discorso dell'attendibilità delle fonti storiche è sempre qualcosa di estremamente difficile. Johann voleva che il figlio diventasse un nuovo Mozart, una specie di novello Mozart, forse anche per arricchirsi, noi questo non lo sappiamo, ma è lecito anche pensarlo. Picchiava spesso il bambino, tornava spesso a casa ubriaco. Johann aveva dei seri problemi con l'alcol, a volte addirittura svegliava il figlio in piena notte per costringerlo ad esercitarsi, ad andare a suonare il piano. In tutto ciò la moglie, quindi la madre di Ludwig, era al contrario una donna estremamente remissiva, quindi non in grado di proteggere il figlio dalle angherie e dai soprusi di questo padre estremamente severo ed estremamente violento. Ovviamente tutto ciò influì negativamente sul carattere del piccolo Ludwig. Il piccolo Ludwig era sempre solo, sempre irascibile, sempre scontroso, vestito male, sporco, vestito di stracci e di pezze. Era spesso terrorizzato anche dall'idea di suonare in pubblico, era un bambino infelice. Nonostante ciò, a 7 anni fece il suo primo concerto, nonostante appunto la paura di esibirsi in pubblico per via dell'estrema severità del padre, di cui temeva effettivamente le reazioni. Christian Neff, dopo aver visto Beethoven esibirsi in concerto, quindi dopo averne ascoltato la meravigliosa bravura, decise di diventare il suo insegnante di musica. All'età di 10 anni Ludwig addirittura abbandonò la scuola per dedicarsi interamente alla musica. Neff, qualche anno dopo, mise addirittura un annuncio su un giornale per raccogliere dei soldi, per chiedere un aiuto economico a chi se lo poteva permettere e permettere di conseguenza a Beethoven di recarsi a Vienna per studiare con i migliori musicisti del tempo.
Ricordiamo infatti che Vienna in quel periodo era un po' la capitale europea della musica, la città in cui era possibile incontrare i migliori musicisti dell'epoca e in cui avere le migliori opportunità lavorative in ambito musicale. È facile quindi capire come la figura di Christian Neff sia sempre stata molto importante nella vita di Beethoven. A 16 anni Ludwig riesce ad andare a Vienna, 16 anni circa, le fonti non sono precisissime su questo aspetto. A 16 anni circa, appunto, Beethoven riesce ad andare a Vienna e qui addirittura si esibisce in concerto davanti a Mozart. Mozart rimane esterrefatto, rimane incredulo della meravigliosa bravura di Beethoven e pensa addirittura di trovarsi di fronte al futuro genio della musica, cosa che poi effettivamente è stata e lo sappiamo benissimo. Tuttavia Mozart non diventerà mai l'insegnante di Beethoven, anche se Beethoven avrebbe voluto il contrario con tutto il cuore, ci sperava molto. Solo qualche settimana dopo l'arrivo a Vienna, Ludwig è costretto a ritornare a Bonn, la sua città natale, a causa dell'aggravarsi della situazione di salute della madre Maria, la madre di Maria che era malata appunto di tubercolosi e morirà poco dopo. In questo periodo il padre, anche a causa appunto di questo evento traumatico, inizia a bere sempre di più e Ludwig è costretto a diventare il capofamiglia. Una volta tornato a Bonn, Beethoven inizia dunque a lavorare presso la corte locale, presso la corte della città tedesca. E in questo periodo il nostro compositore scrive della musica veramente molto difficile da eseguire, spesso ha dei contrasti con i musicisti e con i principi della corte. Poi facciamo un piccolo salto, altrimenti ci dilunghiamo troppo. Arriviamo al 1792. In quest'anno Beethoven riesce a recarsi nuovamente a Vienna, anche grazie a Haydn che diventa il suo insegnante. Anche stavolta però succede un evento traumatico, insomma i viaggi di Beethoven a Vienna non sono mai stati fortunati. Questa volta, a distanza di un mese circa dall'arrivo di Beethoven a Vienna, muore il padre. Beethoven però non torna nella sua città per andare al funerale. Questo ovviamente per via dei contrasti che ha sempre avuto con la figura paterna, un rapporto effettivamente pieno di odio e pieno di rancore. Beethoven, lavorando per i principi e per le corti, si ritrova dunque in mezzo alla nobiltà. Lui che però era così burbero, così scorbutico, così irascibile, così scontroso. Anche a livello di aspetto non siamo certamente di fronte ad un Adone. Beethoven era bruttino, e non si offenderà se lo diciamo, era basso, un po' tarchiato, aveva i capelli sempre crespi, sempre gonfi, arruffati, le mani tozze. E di certo, oltre a non avere un aspetto particolarmente gradevole, non aveva nemmeno dei modi particolarmente gradevoli, quindi per lui è sempre stato difficile mantenere delle relazioni sociali soddisfacenti, ma soprattutto è sempre stato difficile intessere delle storie d'amore gratificanti. Schindler, che fu il suo biografo, scrisse in riferimento all'aspetto esteriore di Beethoven le seguenti parole. La sua testa, che era insolitamente grossa, era coperta da lunghi capelli irsuti che, essendo sempre in disordine, conferivano al suo aspetto una certa aria selvaggia. Questa selvatichezza era notevolmente accentuata quando egli lasciava crescere una lunga barba, come spesso faceva. Beethoven, come abbiamo già detto, era spesso innamorato, ma si innamorava ogni volta di donne già legate ad un altro uomo, oppure donne che mostravano scarsissimo interesse nei suoi confronti. Cercava dunque delle donne impossibili e non riuscendo a stabilire delle relazioni serie e durature, si rifugiava completamente nella sua arte e nel suo lavoro, vivendo appieno la sua creatività immerso nella solitudine. Probabilmente però l'unica donna ad aver ricambiato sinceramente le sue attenzioni è stata l'immortale amata, famosissima, la donna a cui Beethoven indirizzò la lettera divenuta celebre. Da alcune indicazioni storiografiche, tuttavia, sappiamo che anche l'amata immortale, ahimè, era una donna già sposata e
con figli. Il rapporto di Beethoven con l'amore è sempre stato estremamente tormentato e quasi mai gratificante. Ad esempio, Beethoven si è innamorato di Giulietta Guicciardi, ma all'epoca questa Giulietta Guicciardi era troppo piccolina, aveva solo 15 anni probabilmente, o giù di lì. Per giunta era di famiglia nobile, mentre Beethoven invece era di umili origini. Giulietta Guicciardi per giunta è la ragazza a cui Beethoven ha dedicato con ogni probabilità la famosissima sonata al chiaro di luna. Insomma, possiamo dire che Beethoven si innamorava in continuazione, senza essere quasi mai ricambiato e dunque soffrendone tantissimo. Nel corso degli anni il suo carattere diventa anche peggiore per via dell'udito, del famosissimo problema all'udito. Problema che lui non ha mai voluto ammettere in maniera esplicita, in maniera palese, e fingendo addirittura di sentire fin quando gli è stato possibile farlo. Beethoven aveva frequentissimi sbalzi d'umore, aveva un ego smisurato, un vero e proprio caratteraccio. Per giunta voleva sentirsi sempre al pari dei nobili che frequentava e presso i quali lavorava. Ad esempio è diventata emblematica ed entrata nella storia la famosissima frase «Ci sono molti principi Lichnowsky, ma un solo Beethoven», detta appunto al principe in questione. Si narra addirittura che Beethoven non arrivò mai a confessare che la particella Van presente nel suo nome non derivasse da una appartenenza nobiliare. Infatti ai tempi questa particella Van, appunto, veniva utilizzata esclusivamente dagli aristocratici, era presente esclusivamente nei cognomi degli aristocratici. Beethoven faceva un po' lo gnorri su questo aspetto e non disse mai che nel suo caso la particella Van non derivava appunto da un'appartenenza al ceto nobiliare. Probabilmente faceva questo anche per sedurre le donne della nobiltà, le donne che lo circondavano nei contesti lavorativi in cui operava quotidianamente. Addirittura il nome Van Beethoven probabilmente significa dal campo di barbabietole, questo per indicare l'occupazione dei suoi antenati. Quindi siamo di fronte a tutto fuorché una famiglia di lignaggio nobiliare. Beethoven però musicalmente rappresentava una novità assoluta, una vera e propria rivoluzione con il suo modo di suonare estremamente energico, estremamente forte, ricco di emozione, a tratti addirittura violento sullo strumento. Era una musica nuova, una musica che sconvolgeva, non poteva assolutamente lasciare indifferenti e quindi piaceva a tutti, piaceva alle donne, piaceva ai nobili, piaceva a chiunque e si stava un po' creando il mito rivoluzionario di questo artista immenso. In questo periodo Beethoven cerca di curarsi da solo e risolvere il proprio problema di udito andando a fare dei soggiorni presso le famosissime terme di Baden-Baden o costruendo degli apparecchi acustici per poter sentire meglio. Sappiamo però che non è mai riuscito a curare, a risolvere il problema, anzi è addirittura diventato completamente sordo con il passare del tempo. Appunto con il passare del tempo si crea anche un altro problema nella sua vita, ovvero il fatto che inizia a suonare sempre peggio. Spesso era addirittura costretto a appoggiare l'orecchio sul pianoforte per poter sentire le vibrazioni e aveva particolari difficoltà quando si trattava di suonare insieme ad altri musicisti. Nonostante ciò, la sua abilità compositiva non ha assolutamente risentito del problema di udito. Diciamo in maniera molto
colloquiale che Beethoven aveva tutta la musica, aveva le note in testa e grazie a questo è riuscito a creare dei capolavori immortali nonostante il problema della sordità. Ovviamente questa sordità ha avuto delle ripercussioni anche a livello sociale, anche a livello relazionale e famosissimi sono ad esempio i quadernini di conversazione che Beethoven portava con sé per poter comunicare con le persone che facevano parte della cerchia più ristretta dei suoi amici, quelli con i quali sentiva di poter confidare il suo problema di salute. Usava questi quadernini per far scrivere gli amici, anche se lui spesso poi rispondeva a voce, quindi non utilizzando il quadernino. A livello di processo compositivo, di metodo proprio di scrittura della musica, possiamo dire che Beethoven è profondamente diverso rispetto a un'altra figura importantissima della storia, ovvero Mozart. Mozart scriveva in maniera rapidissima, senza correggere quasi mai le sue composizioni, e infatti ne ha composte 626 fino alla sua morte, ne ha composte tantissime. Beethoven, al contrario, correggeva spessissimo la sua musica e appuntava sempre tantissime idee su dei quadernini appunto su cui scriveva le bozze di alcune idee, di alcuni frammenti melodici che poi però andava a sviluppare nel corso del tempo, sottoponendoli a un processo continuo di revisione, di trasformazione, di correzioni, di manipolazioni di vario tipo. Ad esempio Beethoven riusciva anche a lavorare contemporaneamente su più brani, spesso anche di stili, di generi totalmente diversi gli uni dagli altri. Ad esempio è famoso il fatto che la quinta e la sesta sinfonia di Beethoven in realtà non sono state elaborate una prima dell'altra, ma sono nate insieme. Lui lavorava contemporaneamente alla quinta e alla sesta sinfonia, quindi quella in do minore e alla pastorale. Abbiamo già ricordato che tre grandissimi compositori, Haydn, Mozart e Beethoven, sono accomunati all'interno della prima scuola viennese. Tuttavia tra di loro ci sono profondissime differenze non solo stilistiche, musicali, ma anche nei confronti dell'approccio alla vita da musicisti, nei confronti proprio del lavoro di musicisti. Haydn, ad esempio, fu sempre al servizio dei principi, nella corte degli Esterasi nello specifico. Mozart invece dovette lottare continuamente per avere sufficienti sicurezze e garanzie economiche, cercando sempre nuovi modi per attirare il pubblico. Beethoven, infine, odiò, al contrario, per tutta la vita, l'idea di dover essere il servitore di qualche principe, come era stato per Haydn, o di dover venire incontro ai gusti del pubblico, come era stato invece per Mozart. Beethoven cercava sempre di appagare il suo profondissimo mondo interiore, disdegnando tutti quei brani, quei lavori più superficiali che non c'entravano nulla con il suo ideale artistico. In questo senso possiamo dire che Beethoven ha in un certo qual modo anticipato una nuova figura di musicista, o meglio un nuovo modo di fare questo mestiere. Non voleva infatti che i suoi mecenati gli pagassero le opere commissionate, ma al contrario che gli permettessero di essere artisticamente indipendente e di potersi dedicare alla musica nella più totale libertà artistica. Il 1815 è un anno particolarmente importante nella vita di Beethoven perché ha inizio una battaglia giudiziaria che durò addirittura 5 anni, quindi fino al 1820, per ottenere l'affidamento del nipote Karl. Alla fine di questi 5 anni Beethoven riuscì ad ottenere l'affidamento del ragazzo, ma dopo aver vissuto degli anni molto travagliati, pieni di imprevisti, addirittura in una delle udienze giudiziarie Beethoven rivelò in maniera quasi inconsapevole, quasi come una sorta di lapsus, che la particella van presente nel suo nome non derivava appunto da nobili origini, come abbiamo detto prima.
Comunque, arriviamo al 1820, il nipote va a vivere con Ludwig, con lo zio, ma i due non riusciranno mai ad avere un rapporto sano, un rapporto positivo e di amore. Questo perché Ludwig non era in grado di potersi sostituire ad una figura paterna, aveva una vita molto sregolata, era una persona piena di inquietudini, piena di irrequietezza emotiva e assolutamente non in grado di prendersi cura del ragazzo, nonostante l'affetto. Gli ultimi anni della vita di Beethoven rappresentano forse la fase più travagliata, più tormentata della sua intera esistenza. Inizia a trascurarsi, lavarsi poco, vestirsi di stracci, vagabondare a volte, addirittura bere troppo, e in questo, ahimè, ci ricorda il problema che aveva avuto anche suo padre. Ad ogni modo, la sua vita diventa un vero e proprio caos, un disastro totale. Ma qualche anno dopo ha un breve periodo di ripresa quando inizia a studiare con profonda passione la polifonia sacra, quindi si avvicina alla chiesa e alle musiche di Bach, Handel, Palestrina e altri compositori di polifonia sacra. In questi anni scrive la Missa Solemnis, che lui stesso definisce la sua migliore opera in assoluto. Di lì a poco compone anche la sinfonia più famosa, la Nona Sinfonia, passata alla storia anche come sinfonia corale perché è la prima che prevede l'impiego di un coro assieme all'orchestra. Quando scrive la Nona Sinfonia, Beethoven ormai è completamente sordo e addirittura a pochi anni dalla morte, durante una esecuzione, durante un'esibizione, non riuscì a sentire gli applausi del pubblico e un musicista dovette fargli cenno di girarsi per fargli capire che il pubblico aveva apprezzato e stava applaudendo. Il 1826 è un altro anno particolarmente importante e particolarmente doloroso nella vita di Beethoven, per via del tentato suicidio del nipote Karl. Un tentato suicidio che ovviamente fa sprofondare Ludwig in una profondissima angoscia piena di laceranti sensi di colpa. L'anno successivo, quindi siamo nel 1827, Beethoven muore molto probabilmente per una cirrosi epatica. E in riferimento a questo evento, in riferimento alla morte di questo importantissimo musicista, la letteratura e la storiografia si sono sbizzarrite nel raccontarci le scene più pittoresche, più particolari del mondo. Ad esempio, parlandoci di una violentissima tempesta proprio il giorno della morte di Beethoven, o di un Beethoven che pochi attimi prima di morire alza il pugno al cielo come a voler mostrare un ultimo gesto di forza. Ad ogni modo, dopo la morte di Beethoven vengono venduti i quadernini musicali su cui appuntava le sue idee, le sue bozze, oppure addirittura viene fatta una maschera al suo volto per poterne preservare l'immagine, la forma, vengono tagliati i suoi capelli e venduti all'asta. Tutto questo perché ormai Beethoven non era più solamente un compositore, era diventato un vero e proprio eroe, l'eroe romantico per antonomasia, nonché il simbolo stesso della musica. Al suo funerale c'erano migliaia di persone e la sua musica è stata addirittura mandata nello spazio a bordo dell'Apollo 9. È stata suonata durante il crollo del muro di Berlino, per la precisione è stato suonato l'inno alla gioia, appunto un inno che esprime gli ideali di fratellanza e di uguaglianza tra i popoli ed è diventato inno dell'Unione Europea, non a caso. Parliamo adesso di alcune tra le composizioni più importanti di Ludwig van Beethoven.
immediatamente ci vengono in mente le 9 sinfonie, che rappresentano in effetti un po' l'emblema della musica di Beethoven, o comunque la summa dei suoi ideali artistici. Nello specifico voglio approfondire e dire qualche parolina su 4 di queste 9 sinfonie, la numero 3, la numero 5, la numero 6 e la numero 9, ma procediamo con ordine. La sinfonia numero 3 è anche definita eroica. Inizialmente fu dedicata da Beethoven a Napoleone Bonaparte, che per Beethoven rappresentò in un certo periodo della sua vita una figura in grado di diffondere in Europa gli ideali di fratellanza, di libertà, di uguaglianza, quindi un unificatore di popoli. In seguito però Beethoven rimase fortemente deluso dall'incoronazione a imperatore del condottiero francese e iniziò a vederlo come un tiranno. In un impeto di sdegno, Beethoven strappò dunque il frontespizio dell'opera, modificandone la dedica. La sinfonia numero 5 invece, quella in do minore, è probabilmente la più celebre di tutte. Nell'incipit già dalle prime note riconosciamo immediatamente il brano che ci troviamo davanti. È anche la sinfonia che ha avuto la gestazione più lunga e travagliata, quella per cui Beethoven ha impiegato più tempo per la composizione. La sinfonia numero 6, invece, la Pastorale, è una sinfonia in cui Beethoven cerca di descrivere la natura e il piacere della vita campestre. Infine abbiamo la sinfonia numero 9, in re minore, nota anche come sinfonia corale, in quanto nel quarto movimento viene incluso per la prima volta un coro all'interno di un brano sinfonico. Questo coro intona il famosissimo Inno alla gioia, basato sui versi del poeta tedesco Schiller. L'Inno alla gioia è l'espressione in musica dei sentimenti di unità e fratellanza tra gli uomini, e non a caso infatti è stato adottato anche come motivo, come inno dell'Unione Europea. Beethoven è stato sicuramente un grandissimo compositore per orchestra, un grandissimo compositore sinfonico, ma molto importante è stata anche la sua musica per pianoforte. Infatti ogni pianista del mondo prima o poi deve scontrarsi, tra virgolette, con la musica pianistica di Beethoven. Ad esempio, le 32 sonate per pianoforte sono importantissime e possiamo ad esempio citare le più celebri, quali la numero 8, cioè la sonata patetica, la numero 14, famosissima, la sonata al chiaro di luna, quasi una fantasia al chiaro di luna, dedicata a Giulietta Guicciardi probabilmente, oppure la numero 17, cioè la Tempesta, la numero 23, la sonata appassionata e tante altre. Poi molto importanti sono anche alcuni brani brevi per pianoforte di Beethoven, il più famoso di tutti è sicuramente Per Elisa. Questo brano ha avuto una storia particolare. Inizialmente si chiamava Per Teresa, ma c'è stato un errore nella trascrizione del brano e quindi da Per Teresa è diventato Per Elisa. Era un foglio d'album, cioè una breve composizione scritta da Beethoven nel 1810, ma ritrovata solamente dopo la sua morte.
Particolarmente famosi sono poi anche i 5 concerti per pianoforte e orchestra e all'interno di essi il più conosciuto è sicuramente l'ultimo, meglio noto come Imperatore. Famosissimo poi è anche il Fidelio, il quale rappresenta l'unica opera lirica scritta da Beethoven e il cui testo per giunta è in lingua tedesca. Abbiamo poi la Missa Solemnis, che è la seconda messa musicata da Beethoven. Per comporre questo brano il compositore studiò moltissimo la musica sacra del periodo rinascimentale e del periodo barocco, quindi autori come Palestrina, Johann Sebastian Bach, Handel. Beethoven la definì come la più grande e la migliore opera da lui composta fino a quel momento. Fu composta nello specifico in un periodo particolarmente difficile della sua vita, ma appunto in quel periodo lo studio della musica sacra e quindi la vicinanza alla Chiesa ebbero su di lui un effetto molto positivo. Degni di nota sono poi anche i quartetti per archi. Sono 16 in totale e il più celebre è sicuramente il numero 14, il quale sembra essere stato il preferito dello stesso Beethoven. Molto famosi sono anche i cosiddetti quartetti Rasumowski. Tra i tanti libri che ho letto nel corso degli anni sulla vita e le opere di Beethoven, sento di consigliarne particolarmente uno che secondo me rappresenta un giusto compromesso tra l'approfondimento sulla sua figura e la scorrevolezza della narrazione. Diciamo che lo trovo un ottimo punto di partenza per avvicinarsi alle opere di questo grandissimo compositore. Questo libro mi colpì tanti anni fa per una frase, secondo me particolarmente bella, scritta nel retro. La vita di Beethoven è la storia di un tormento che trova un senso solo nel mondo dei suoni. Ecco, secondo me questa frase del tormento che trova un senso solo nel mondo dei suoni rappresenta in pieno la figura di Beethoven, è un po' la sintesi di quello che ho voluto trasmettere anche con questo video. Il volume si chiama Beethoven, la forza dell'assoluto, è edito dalla Universale Electa ed è stato scritto da Philippe Autixier. Inoltre, questo piccolo volume, oltre ad essere letteralmente pieno di immagini e di illustrazioni veramente molto interessanti e veramente molto belle, ha anche una nutrita sezione finale ricchissima di testimonianze e documenti d'epoca. Ad esempio, vado un po' a braccio rapidamente, ci sono approfondimenti sull'aspetto fisico di Beethoven, un ritratto di Beethoven visto dai suoi contemporanei, oppure un approfondimento sul rapporto di Beethoven con i parenti e la servitù. Beethoven che non era di certo un uomo facile da gestire e facile con cui relazionarsi, e l'abbiamo già detto, ma in questo caso vengono proprio approfondite le sue piccole e grandi manie, ad esempio gli eccessi di collera, gli sbalzi d'umore e via dicendo. Beethoven viene definito un uomo dalla vita disordinata, un orso dei salotti, e il tutto viene approfondito veramente molto bene. Abbiamo poi il testamento di Heiligenstadt, quindi anche la scrittura autentica di Beethoven che qui viene riportata, ed è bellissimo vedere anche questa scrittura molto particolare. Poi abbiamo la lettera all'immortale amata, degli approfondimenti sulla sordità di Beethoven, oppure sulla nona sinfonia, sulla sonata opera 111, l'ultima delle 32 sonate che ha scritto per pianoforte, una sezione di approfondimento sui quartetti per archi e un'altra bellissima sul monumentale fregio di Beethoven di Gustav Klimt e via dicendo. Poi abbiamo anche le più grandi interpretazioni, quindi testimonianze di Arturo Toscanini, di Wilhelm Furtwängler e via dicendo, oppure anche Beethoven nel cinema. Insomma, ci sono veramente tantissimi spunti molto interessanti che vanno al di là della biografia di Beethoven o del catalogo delle sue opere.